Vi farò soltanto vedere l'apertura, in questo caso facciamo zoom in, giusto? Guarda qui, questo qui diventava gelatina se si raffreddava. Se gli si dava il tempo di raffreddare, ma vi garantisco che ugualmente cotto in questa maniera, che profumo. Ok, andiamo a fare un assaggio a Fabrizio e poi ci mettiamo a tavola e lo mangiamo. Ora facciamo così. Carissimi, a parte il taglio di capelli, oggi andremo a fare una ricetta antichissima, una ricetta che veniva fatta dai nostri avi romani. Praticamente prendevano questo polpo, lo cuocevano e lo mettevano in vescica. Il brodo della lavorazione messo in vescica faceva in maniera di fargli un involucro per conservarlo, tipo un po' come la nostra Simmental. Se avete visto la nostra Simmental ai tempi di guerra, no? Veniva fatta nelle scatolette, questa gelatina gli permetteva, diciamo, di andare a lungo, addirittura anni, e la vescica sottovuoto gli faceva la stessa cosa, ma non vi dico il sapore che veniva fuori, eccezionale. Comunque sia, seguite questa ricetta che è eccezionale. Vi ricordo anche che io faccio delle video lezioni o delle lezioni tu per tu private su 1000 tipi di salumi di mare, salumi di terra, prosciutti e via discorrendo. Contattatemi via mail, la mail la trovate sotto, se no è luisdauria@gmail.com. possiamo fare belle cose assieme. Intanto seguite queste ricette e commentatemela. Il mio polpo verace l'ho messo con un pochino di trittica all'italiana, sarebbe sedano, carota, cipolla. Ci ho messo un po' di erba cipollina, un paio di bicchieri di vino e un pochino di fondo di brodo che mi ero già preparato. Lo lascerò cuocere 30 minuti, dopodiché, che sarà cotto 30 minuti, diventeranno un po' gelatina. A quel punto lo andrò dopo a insaccare e diventerà un bel salame di polpo verace, cosa idilliaca. Ecco qua, ho preso una vescica, questa con l'acqua calda, pulendo, me ne servirà soltanto un pezzetto, me ne servirà. Controllo se non ci sono dei buchi, perché sennò tutto il lavoro, diciamo, che abbiamo fatto del polpo sarà inutile. Allora cosa faccio? La riempio d'acqua e controllo. Vedete, in questo caso non ci sono buchi. Questa parte qui, la parte che userò da qui in poi, è la parte, diciamo, che andremo ad usare. E allora facciamo così, questa parte tagliamo, questa va pulita bene bene e dopo va lasciata qualche ora con dell'arancio. Mi raccomando questa operazione, perché se no il polpo che facciamo, che è profumato, diciamo così, perderà il sapore. Nel frattempo, vedete, il nostro polpo è cotto, lo lasciamo raffreddare e poi lo andremo a infilare dentro la nostra vescica. Praticamente polpo cotto in vescica. Praticamente ho cotto un polpo una trentina di minuti con un pochino di sedano, carota e cipolla, un paio di bicchieri di vino. Ora i 30 minuti sono scaduti e li andremo a mettere in vescica e continueremo la sua cottura. Dicevo, facciamo questa preparazione di questo polpo
praticamente che finirà la sua cottura nella vescica, come fosse anche un salame. Lo lasceremo qui dentro. Ok, abbiamo pulito bene bene la vescica. Mi raccomando, pulirla bene, perché se no altrimenti porterà un cattivo odore. La parte giusta è che questa parte qui interna brutta deve andare all'interno, perché questa qui è la parte giusta, la venatura fuori, ok, e questo qui vediamo un po' se ci si fa infilarlo tutto dentro. Si faranno due parti, penso di sì. Poi guardate che bellezza, entra tutto dentro. Non bucate il budello, perché ci servirà per mantenere tutti i succhi all'interno. E ora i succhi che andremo ad aggiungere, voilà. E viene una specie di o salame o biroldo soppressata di pesce. Guardate. Ok. Deve essere là. Io ci sto mettendo anche dentro tutte le verdurine, vi faccio vedere. Vedete le verdurine? Quelle che vi dicevo prima, del trittico. Vai al suo interno, via. Così. Ho messo anche troppo perché devo fare il nodo. E qui ci faremo un bel nodo. Guardate qua. Perfetto. E ora, semplicemente, non facciamo che rimettere questo qui dentro. Guardate, ci aggiungiamo un po' d'acqua. Ok. E ora, senza bucare, questo perché sennò tutti i suoi sapori andranno via. E ora non facciamo altro che accendere. E qua deve cuocere un paio di ore. Andate a fare quello diciamo, a velocità molto moderata, deve cuocere, la bollicina, bla 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 bla, poco. Ok, andate a fare altro. Attenzione qui a non farlo cuocere velocemente, se no il budello si spaccherà. Appena arriva alla bollicina, come sta arrivando ora, guardate, tac, calate. Deve essere veramente lieve, se no il nostro budello, la nostra vescica si spaccherà, anche perché non l'abbiamo neanche bucata apposta per tenere dentro i sapori. E non è... Ecco qua, vedete? Questo è il massimo della bollitura, non di più. Coperchio chiuso e bollire pianino. Me lo andrò a degustare con delle belle patate novelle che mi farò arrostire bene. E ora questo è in attesa di essere decapitato. Sono passate 2 ore, ho spento. Guardate che bello, non si è rotto, è perfetto. Guardate qua. E ora lo lascio ancora un po' nella sua acqua a raffreddarsi, così si formerà
la sua gelatina. Se voi avete fretta non fate altro che prenderlo e metterlo in frigo, anticipate questo tempo. Io non ho fretta, lo lascerò qui tranquillo almeno 4-5 ore. Allora, come detto, questo io volendo rimaneva 2-3 giorni in frigorifero, anche 24 ore, esageriamo, e diventava un salame a tutti gli effetti, tipo come Fabrizio. Uguale. Nel nostro caso, siccome ce lo vogliamo mangiare, il bimbo se ne parte, scusate, niente. E allora ce lo mangeremo così, ma vi garantisco che è delizioso. Vi farò soltanto vedere l'apertura, in questo caso facciamo zoom in. Giusto? Sì. Guarda qui, Questo qui diventava gelatina se si raffreddava. Se gli si dava il tempo di raffreddare, ma vi garantisco che ugualmente cotto in questa maniera, che profumo. Ok, allora andiamo a fare un assaggio a Fabrizio e poi ci mettiamo a tavola e lo mangiamo. Allora, facciamo così. Prende, dottore. Burro o no? Morbidissimo. Buonissimo, spaziale. Va bene, ha detto che spaziale, io non gli credo. Io non gli credo, devo crederci anch'io. Allora qui, il burro. No. E che ve lo dico a fare? Va bene. Vi ricordo che faccio anche video consulenze su salumi del genere, salumi di mare, di terra, di luna, di quello che vi pare. Fatemi delle domande, vi risponderò. Intanto io e Fabrizio ce lo andremo a gustare. Buon appetito!